Salve a tutti e ben ritrovati nel nono episodio dell'oramai consolidata rubrica Basi per le ricette, trucchi e segreti. Oggi parliamo di una base diffusissima nella pasticceria, il tanto tradizionale pan di Spagna, soffice e dal gusto neutro. Infatti per questo motivo si presta ad essere utilizzato in pasticceria come base per tantissimi tipi di dolci e di torte. Un prodotto versatile con cui ci si può sbizzarrire dalle mini tortine fino alle maestose torte di matrimonio. Questa ricetta, una volta imparata, rimarrà vostra compagna in tutto il percorso di crescita in ambito della cucina. In questo video inoltre ho pensato di proporre alcuni tipi di varianti di dolci e torti realizzabili con il pan di Spagna e anche la semplicità di trasformare il pan di Spagna normale in pan di Spagna al cioccolato. Andiamo a vedere come si fa. Bene, come prima cosa rompiamo le uova in una ciotola, assicuriamoci che siano assolutamente a temperatura ambiente, quindi tiriamoli fuori dal frigo almeno un'ora prima di utilizzarle. Aggiungiamo lo zucchero, un pizzico di sale e con l'aiuto di uno sbattitore elettrico o una planetaria iniziamo a sbattere le uova. Notate che bisogna sbattere le uova almeno 20 minuti, poiché un pan di Spagna soffice dipende dalle uova molto spumose. Potrebbe sembrare che dopo 10 minuti circa il composto sia pronto, ma non fatevi ingannare e continuate a sbattere per i restanti 10 minuti. È importante imburrare e infarinare le teglie e le tortiere che andremo a utilizzare. Questo dolce infatti non contiene grassi, quindi il burro con la farina eviterà che si attacchi alla teglia dopo la cottura. Se per gli stampi sono costretto a utilizzare burro e farina, per una teglia dove è possibile è sempre meglio utilizzare la carta forno. Un piccolo trucchetto per fare in modo che la carta forno aderisca perfettamente alla teglia senza stropicciarsi o spustarsi durante la colata del pan di Spagna: unciamola leggermente con un po' di burro. Questo farà da collante e sigillerà la carta forno alla nostra teglia o tortiera. Come potete notare, le uova hanno triplicato il loro volume a dir poco, trasformandosi in questo soffice e spumoso composto. Setacciamo adesso la farina con la fecola insieme, aggiungiamoli al composto e preferibilmente con un leccapendole o un cucchiaio di legno mescoliamo delicatamente da sotto verso sopra, cercando di non far smontare le uova che abbiamo montato così con tanta fatica. Se volete apportare delle modifiche al pan di Spagna, ad esempio trasformarlo in pan di Spagna al cioccolato, questo è il momento giusto per farlo. Io ho preso una parte di composto a cui ho aggiunto qualche cucchiaio di cacao amaro e sempre con delicatezza dal basso verso l'alto l'ho amalgamato. Più semplice di così. Ma passiamo ora alla parte divertente. Il primo esempio di pan di Spagna che vi voglio fare vedere è il pan di Spagna bicolore, ovvero dobbiamo cercare di creare col pan di Spagna al cioccolato e il pan di Spagna normale due colori distinti e separati. Lo faremo utilizzando questo simpaticissimo stampo a forma di orsetto, mettendo al centro una striscia di pan di Spagna al cioccolato e ricoprendo il resto con il pan di Spagna classico. Per quanto riguarda il secondo esempio, faremo sì un dolce bicolore, ma faremo una tortina con all'esterno il pan di Spagna e il cuore di cioccolato. Per farla versiamo sul fondo e uno dei due lati il pan di Spagna classico, aggiungiamo nell'altro lato una buona parte di pan di Spagna al cioccolato, dopodiché con un oggetto sottile, uno stuzzicadente ad esempio, mescoliamo in modo da ricoprire con la parte bianca tutta la parte color cioccolato. Naturalmente, parlando di pan di Spagna, dovevamo assolutamente preparare una base classica per le torte e per farla ci basterà solamente preparare il composto come abbiamo visto e versarlo in una teglia che poi andrà in forno. Come ultimo esempio dell'utilizzo del pan di Spagna voglio farvi vedere come si prepara la base per i classici rotoli con cui vengono fatti i tronchi ad esempio. Benché la preparazione del pan di Spagna per questo specifico fine sia leggermente diverso dal pan di Spagna che abbiamo preparato noi, voglio comunque farvi vedere il procedimento. Di solito infatti viene realizzato un pan di Spagna un po' meno spumoso e con l'aggiunta di più glutine, ovvero più farina. Farlo è abbastanza semplice, bisogna versare in una teglia foderata di carta forno uno strato sottile di composto di pan di Spagna, spanderlo per la larghezza che desideriamo, ottenendo una striscia dello spessore di circa 1 centimetro. Questo piccolo spessore lo rende adatto per essere rotolato su se stesso. Bene, siamo pronti a cuocere i nostri manicaretti. Anche questa, come la sbattitura corretta delle uova, è una fase fondamentale per la
riuscita di un pan di Spagna di un certo livello. La cottura ideale sarebbe in un forno ventilato, ciò non vuol dire che chi non ne possiede uno non possa fare un buonissimo pan di Spagna anche con la cottura statica. In entrambi i casi riscaldiamo il forno a 170-180 gradi, inforniamo e richiudiamo velocemente. La cottura media di un pan di Spagna è di 15-18 minuti. È bene comunque non aprire il forno prima che siano trascorsi almeno 12 minuti. Questo eviterà che il dolce si sgonfi per lo sbalzo di temperatura. Un ulteriore piccolo trucco per capire se il pan di Spagna è cotto: trascorsi i minuti necessari, infilziamolo con uno stuzzicadente. Se quando tiriamo fuori lo stuzzicadente questo è pulito, il pan di Spagna è pronto. Una volta fuori dal forno aspettiamo almeno 10 minuti. Cercare di staccarla ancora bollente potrebbe rovinare tutto il lavoro, poiché il dolce è molto fragile nei primi minuti. Trascorsi i minuti necessari, il dolce si sarà raffreddato, stacchiamolo con pazienza e delicatezza dagli stampi. Se necessario aiutiamoci con un leccapendolo o una spatolina di gomma. Ed ecco qui il pan di Spagna classico che ha raddoppiato il suo volume ed è leggero e soffice. Questo è il nostro orsetto deliziosamente in 2 colori e anche questo è riuscito alla perfezione. È bello, no? Ed ecco qui il nostro tortino con il cuore di cioccolato. Anzi, adesso quasi quasi lo andremo a tagliare, così vediamo questo cuore. È davvero stupendo, non trovate anche voi? E per finire il nostro rotolo, che nonostante l'impasto non adeguato ha comunque reso l'idea. Bene, per questo non episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti è davvero tutto. Spero che abbiate trovato il video interessante e vi ringrazio di essere arrivati fino a qui. Vi ricordo inoltre che domani verrà estratto il vincitore dello speciale dei 1000 iscritti e che martedì verrà annunciato. Io vi rimando comunque al prossimo episodio in cui impareremo a preparare niente di meno che le crepe, le piadine e le tortillas, 3 basi particolari e deliziose. Ciao belli!